Io, Marco Aurelio, imperatore di Roma, non sono nato per la guerra, ma il destino mi ha imposto di brandire la spada per difendere i confini del nostro impero. La filosofia e la giustizia guidano il mio animo, ma la necessità ha fatto di me un condottiero. Le guerre marcomanniche furono le più dure che il nostro impero abbia affrontato sotto il mio comando. I barbari, spinti dalla fame e dalla disperazione, scesero dalle foreste della Germania e dilagarono nelle nostre province con una ferocia mai vista prima. Bruciarono villaggi, saccheggiarono città e giunsero perfino a minacciare Aquileia, porta d'ingresso dell'Italia. Roma non poteva tollerare un simile affronto. La battaglia del Danubio, 172 d.C. La prima grande battaglia si svolse lungo il Danubio, il nostro confine naturale. I Marcomanni e i Quadi avevano unito le loro forze, sicuri della nostra debolezza dopo la peste e le rivolte interne. Ma io sapevo che Roma è più forte delle avversità. Marciai con le mie legioni, rafforzando la disciplina e ispirando i miei uomini con il mio stesso esempio. Attraversammo il fiume in piena e nel cuore della tempesta la battaglia ebbe inizio. I germani ci circondarono, ma il loro disprezzo per la tattica fu la loro rovina. I nostri legionari, con la solidità delle loro formazioni, respinsero ondata dopo ondata di guerrieri selvaggi. Il colpo decisivo giunse quando i miei cavalieri circondarono il nemico e lo chiusero in una morsa letale. Il sangue dei barbari macchiò le acque del Danubio e quel giorno Roma si impose ancora una volta. 174 d.C. Ma la battaglia più straordinaria non fu vinta solo con la spada, ma con la resistenza e il favore degli dei. Durante un altro scontro ci trovammo in una posizione disperata, circondati dai Quadi, in una pianura arida, senza acqua, senza scampo. Il sole bruciava, i miei uomini crollavano per la sete, i nemici si accingevano a infliggerci il colpo di grazia. Allora accadde un prodigio. Nubi scure si radunarono sopra di noi e la pioggia iniziò a cadere copiosa. I miei soldati, colti da un rinnovato vigore, si dissetarono e ripresero la battaglia con una furia inarrestabile. Fulmini colpirono le file nemiche, gettandole nel caos. Roma, con la disciplina e la volontà incrollabile, annientò i barbari. Questa guerra ci ha insegnato che la forza di Roma non risiede solo nell'acciaio delle nostre spade, ma nella determinazione del nostro spirito. Io, Marco Aurelio, ho combattuto non per la gloria personale, ma per garantire la stabilità dell'impero. Ho portato la guerra fino alle loro terre, ho piegato i loro capi e li ho costretti a inginocchiarsi davanti all'aquila romana. Ma la vittoria non mi inebria, perché so che ogni guerra è una ferita per l'umanità, ed è per questo che il mio sogno è la pace, affinché Roma possa prosperare con la legge, la giustizia e la filosofia, non solo con la guerra. Così ti ho parlato della mia vita da imperatore. Io sono Marco Aurelio, imperatore e servo di Roma.